Ciao, bentornata su questo canale. Nel video di oggi vorrei parlare di come fare quando decidi di arredare casa, dandoti 4 indicazioni utili per riuscire ad avere davvero la casa dei tuoi sogni. Se sei nuova su questo canale ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Arredare casa è emozionante ed entusiasmante, ma è facile incappare in errori comuni che poi renderanno il risultato non esattamente come te lo eri immaginato. E quindi come si fa? Lo sai, l'ho detto 1.000.000 di volte, è necessario avere un progetto dettagliato e questo anche quando si deve solo arredare. Il rischio, se no, è di acquistare impulsivamente cose che piacciono ma che poi non stanno bene con il resto. Allora vediamo 4 passi da fare per imbastire un progetto ed evitare errori. Il primo, definire il proprio stile e le proprie esigenze. Sembra una sciocchezza, ma non sempre ci si sofferma a fondo sulle proprie esigenze e su quello che davvero si vuole e si ha bisogno. Eppure un ambiente diventa davvero speciale quando riflette la personalità particolare di chi la abita. Ognuno di noi è unico e viviamo la casa in maniera differente in base a ciò che siamo e anche alle nostre abitudini. Ecco quindi che diventa importante sapere cosa ci piace, ma soprattutto ciò che è davvero funzionale per la nostra vita quotidiana. Quindi la prima cosa da fare è valutare gli aspetti funzionali degli spazi che hai a disposizione. Come usi quel determinato spazio? Di che cosa hai bisogno per far sì di essere a tuo agio nello svolgere le varie incombenze di quello spazio. Una volta individuato nel dettaglio queste 2 cose, è buona norma fare una lista di quali e quanti mobili hai bisogno e decidere dove posizionarli perché siano funzionali. A questo punto puoi passare all'estetica, ovvero pensare a che stile o mix di stili vorresti in casa tua per sentirti bene. Per fare questo puoi prendere spunto da internet, lo sappiamo, Pinterest è una fonte inesauribile, o dalle riviste. Attenzione a non copiare le ambientazioni che vedi e che ti attirano, questo potrebbe essere deleterio, lo spiegavo in questo video. Chiediti cosa ti attira e cosa ti piace davvero di quelle ambientazioni. La palette colore, le texture, i materiali, l'illuminazione, lo stile. Quando hai capito e hai ben chiaro le tue preferenze, potrai davvero iniziare ad entrare di più nei dettagli. Una cosa importante da fare è organizzare le idee e soprattutto vedere che tutte le ispirazioni che abbiamo scelto possano abbinarsi tra di loro. Un modo efficace è creare una mood board dove mettere tutto quello che ci ha attratto. I mobili, gli oggetti, i tessili, i colori, davvero tutto. Per farlo ci sono vari modi, per esempio lo puoi fare con il programma Canvas o anche semplicemente con PowerPoint. Le mood board servono per visualizzare tutte le idee in maniera efficace perché tutto è racchiuso insieme in un foglio. Quello che devi vedere è se il risultato finale è gradevole e armonioso e tutto si sposa perfettamente insieme. Se così non fosse, potrai sempre fare delle modifiche ed eviterai di comprare cose che poi non andranno bene. La seconda cosa da fare è scegliere la palette colore. Nell'ultimo periodo ho parlato spesso di colore, abbiamo visto come nei trend del 2001 la tendenza sia di colori che riportano alla natura e di neutri caldi, ma non è detto che questo sia adatti a te. Tu devi scegliere quella che più senti possa rappresentare la tua personalità e soprattutto che ti faccia sentire bene.
La palette che sceglierai ti servirà anche come guida nella scelta dei mobili, oltre che dei tessili, delle lampade e delle varie decorazioni. Per farlo parti dai dettagli dell'ambiente, come il pavimento e le finiture come le finestre e porte, ma anche e soprattutto forse dal tipo di luce naturale e artificiale presente. Ti consiglio di scegliere dei colori neutri come base generale e poi il o i, ma senza esagerare, colori che vorrai usare per definire la tua palette. Ricorda anche che lo stesso colore può essere usato con saturazioni diverse, creando un movimento anche con un unico colore. Ovviamente la palette nel tempo potrà modificarsi un po', ma è importante averla per capire se un particolare oggetto che vorresti comprare sia in armonia con tutto l'insieme. Avere le idee chiare su colori e materiali è assolutamente indispensabile per una casa armoniosa e coesa. Il terzo punto è fare un corretto progetto illumino-tecnico. La luce ha un ruolo cruciale nell'arredare casa, perché a seconda di come è studiata può cambiare davvero faccia alla stanza. Puoi aver studiato e scelto l'estetica migliore, deciso la palette più bella, ma se sbagli luce il risultato sarà davvero compromesso. Perché la luce è così importante? Ebbene, perché può cambiare il modo in cui percepiamo gli spazi e soprattutto il modo in cui possiamo sentirci al suo interno. Una buona luce esalterà i colori scelti e anche l'arredo presente, perché ne definisce i volumi e crea poi movimento e profondità grazie ai contrasti luci e ombre. Questo rende gli spazi decisamente più interessanti ed esteticamente più gradevoli. In un precedente video, lo trovi qui, spiegavo in dettaglio come illuminare al meglio ogni ambiente, descrivendo i vari tipi di illuminazione e come scegliere anche, perché è importante, la giusta temperatura colore delle lampadine. Un ultimo punto è non tralasciare i dettagli. I dettagli fanno la differenza e vanno studiati, e con dettagli intendo per esempio le maniglie delle porte, degli armadi, la robinetteria e ovviamente dettagli architettonici che possono già essere presenti o che si volessero eventualmente aggiungere. Questi dettagli ben studiati valorizzeranno i tuoi ambienti. Anche nella moda, per esempio, se ci pensi, gli abiti vengono valorizzati con qualche dettaglio come, che ne so, una cintura, una spilla o quando li indossi gioielli particolari. I dettagli aiuteranno ad aggiungere personalità e stile alla tua casa, rendendo uno spazio normale qualcosa di favoloso. Questi dettagli ovviamente devono seguire lo stile e la palette colore che hai scelto per mantenere equilibrio e armonia. Seguire questi 4 step attentamente ti permetterà di fare scelte consapevoli e mirate per una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Un ultimo consiglio: quando vai a far compere per la casa, portati sempre dietro la mood board che hai creato, così eviterai di comprare cose che non vanno bene, rovinando in qualche modo tutto il lavoro che hai appena fatto. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like o con un commento, e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale, senza dimenticarti di attivare anche la campanella per non perderti i prossimi video. A presto, ciao!